Alla domanda "Hai una macchina?" come risponderesti? Useresti sì, l'ho oppure sì, ce l'ho? La risposta corretta è la seconda e oggi ti spiegherò il perché. In questo video, infatti, parleremo dell'uso della particella C con il verbo avere, che serve pertanto per indicare possesso. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Ma lo sai che più del 65% delle persone che guardano regolarmente questo canale non sono iscritte? Io vorrei abbassare questa percentuale ed arrivare al 50%. Per farlo avrei bisogno del tuo aiuto. Se trovi che i contenuti che pubblico siano utili, se pensi che io ti stia aiutando a migliorare la lingua italiana, allora ti chiedo il favore di iscriverti. Ti ringrazio molto per il supporto. Ed ora cominciamo. La frase ce l'ho significa I have it e serve per confermare il possesso di qualcosa. In italiano ce l'ho è un'espressione che combina da un lato la particella C che diventa ce più il verbo avere e viene utilizzata in particolar modo come risposta a domande quando qualcuno ti chiede se possiedi, quindi se hai qualcosa. Ad esempio, hai un cane? Sì, ce l'ho. Come abbiamo visto, quindi, questa espressione serve per indicare possesso. Ce l'ho significa che tu hai questa cosa e mentre non ce l'ho significa che non ce l'hai. Hai una penna? No, non ce l'ho. Attenzione però, perché questa espressione può variare in base al genere, cioè maschile o femminile, e al numero, ovvero singolare o plurale, degli oggetti a cui ci riferiamo. Al plurale, infatti, usiamo ce li ho per oggetti maschili e ce le ho per oggetti femminili. Ricorda infatti un aspetto importante. Quando parliamo dei pronomi diretti, ovvero lo, la, li, le, possiamo usare la forma elisa con l'elisione, cioè L', solo per lo e la, ovvero per le forme al singolare. Non è vero, non è invece possibile per le forme al plurale. Pertanto avremo li e le in questo modo e non è possibile usare L' al loro posto. Ma vediamo subito alcuni esempi. Hai documenti? Sì, ce li ho. Hai le scarpe nuove? Sì, ce le ho. E adesso vediamo una tabella riassuntiva che ti aiuterà proprio a capire l'uso di questa struttura in italiano. Prima di farlo però ti ricordo che sul mio sito c'è una bella guida gratuita con i 10 elementi essenziali necessari per imparare la lingua italiana. Se lo vuoi, la puoi scaricare gratuitamente, troverai il link qui sotto in descrizione e anche qui nella scheda. Ed ora vediamo la tabella.
Come vedi, questa tabella ti aiuterà ad usare ci con il verbo avere. Da un lato abbiamo le espressioni al singolare, in italiano e in inglese, e dall'altra al plurale. Per la prima persona usiamo ce l'ho al singolare, mentre al plurale ce li ho o ce le ho, a seconda naturalmente che l'oggetto, gli oggetti posseduti siano al maschile o femminile. Poi abbiamo ce l'hai al singolare e ce li hai o ce le hai al plurale, ce l'ha, ce li ha e ce le ha, ce l'abbiamo per noi, ce li abbiamo o ce le abbiamo al plurale, ce l'avete per voi al singolare, ce li avete o ce le avete al plurale e per finire ce l'hanno al singolare o ce li hanno o ce le hanno al plurale. Ed ora mettiamo in pratica ciò che hai imparato. Ti farò una domanda e ti chiederò di scrivere la risposta qui sotto nei commenti. La domanda è: hai degli animali? E per i più esperti aggiungo un'altra domanda che è: quanti ne hai? Aspetto le tue risposte o quantomeno la risposta alla prima domanda qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere candela qui sotto. Se hai avuto difficoltà a rispondere alla seconda domanda che ti ho fatto, ovvero quanti ne hai, allora ti consiglio la visione di una bella video lezione sull'uso della particella ne con valore partitivo. Sembra complicato, ma credimi, non lo è. Per farlo basta solo cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.